Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco N compressa gocce Milan SpA. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cosa N compressa gocce? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere N compressa gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa N compressa gocce? N compressa gocce ha un farmaco a base del principio attivo dell'orazepam, appartenente alla categoria degli ansiolitici benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan SpA. N compressa gocce può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni N1 mg/ml gocce orali, soluzione 20 ml, N20 compresse 0,5 mg, N20 compresse 1 mg, N20 compresse 2 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Milan Italia SRL. Concessionario Milan SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo dell'orazepam. Gruppo terapeutico ansiolitici benzodiazepinici. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo ha grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato con la dose consigliata più bassa. La dose massima non deve essere superata. A causa della variabilità delle risposte individuali, la posologia singola e giornaliera andrà adattata all'età, alle condizioni generali ed alle caratteristiche del quadro clinico. Posologia. Ansia. In medicina generale compresse. 1 compresse da 0,5 mg per 2-3 volte al giorno. Gocce. 13-26 gocce per 2-3 volte al giorno. In neuropsichiatria compresse. 1 compresse da 1-2 mg per 2-3 volte al giorno. Gocce. 26-52 gocce per 2-3 volte al giorno. Il trattamento dell'ansia deve essere il più breve possibile. Il paziente deve essere rivalutato regolarmente e la necessità di un trattamento continuato deve essere valutata attentamente, particolarmente se il paziente ha senza sintomi. La durata complessiva del trattamento, generalmente, non deve superare le 8-12 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In tal caso, ciò non deve avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Insonnia. Compresse. 1 compresse da 0,5102 mg, la sera prima di coricarsi. Gocce. 13, 26, 52 gocce, la sera prima di coricarsi. Il trattamento dell'insonnia deve essere il più breve possibile. La durata del trattamento, generalmente, varia da pochi giorni a 2 settimane fino ad un massimo di 4 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In tal caso ciò non deve avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Per calcolare la dose di gocce corretta, si tenga conto che una goccia di EN contiene 38,5 mcg di dell'orazepam e 13 gocce sono pari a 0,5 mg. Popolazioni speciali. La dose per gli anziani e per i pazienti con funzione epatica e renale alterata deve essere attentamente stabilita valutando una eventuale riduzione delle dosi sopraindicate. La posologia va fissata in limiti prudenziali nei soggetti debilitati o particolarmente sensibili ed in quelli con modificazioni organiche cerebrali, specie arteriosclerotiche o con insufficienza respiratoria. In questi soggetti è opportuno iniziare con dosaggi bassi ed aggiustare successivamente la posologia in base ai risultati ottenuti. Il paziente deve essere controllato regolarmente all'inizio del trattamento per diminuire, se necessario, la dose o la frequenza dell'assunzione per prevenire l'iperdosaggio dovuto all'accumulo. Modo di somministrazione. Uso orale. Si consiglia di assumere EN gocce sciogliendole con un po' d'acqua. Controindicazioni. EN è controindicato nei seguenti casi.
ipersensibilità alle benzodiazepine, al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Miastenia gravis. Grave insufficienza respiratoria. Grave insufficienza epatica. Sindrome d'apnea notturna. Glaucoma ad angolo stretto. Intossicazione acuta da alcol, medicinali ipnotici, analgesici o psicotropi, neurolettici, antidepressivi, litio. Durante la gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4.6 a Euros gravidanza e allattamento a Euro S. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di benzodiazepine, incluso EN, può portare a depressione respiratoria potenzialmente fatale. Gravi reazioni anafilattiche/anafilattoidi. Gravi reazioni anafilattiche/anafilattoidi sono state riportate con l'uso delle benzodiazepine. Casi di angioedema riguardanti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Alcol. L'assunzione concomitante con alcol deve essere evitata. L'effetto sedativo delle benzodiazepine e dei composti benzodiazepino simili può essere aumentato quando il medicinale è assunto congiuntamente ad alcol. La conseguente compromissione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere N, compressa, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere N, compressa, gocce durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e N non deve essere utilizzato durante la gravidanza, il parto e l'allattamento. Se il medicinale viene prescritto ad una donna in età fertile, ella deve mettersi in contatto con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare e utilizzare macchinari. Le reazioni possono essere alterate in relazione al tempo di ingestione, alla sensibilità individuale e alla dose. Questo si verifica con un'alta dose in associazione ad alcol. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata, vedere paragrafo 4.5 a Euros interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione a Euro S. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati, qualora si verifichino, vengono normalmente osservati all'inizio del trattamento e generalmente diminuiscono di intensità o scompaiono con il progredire della terapia, oppure riducendo il dosaggio. ENA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nel trattamento dell'iperdosaggio di qualsiasi farmaco, dovrebbe essere considerata la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze. Come per le altre benzodiazepine, una dose eccessiva non dovrebbe presentare rischio per la vita, a meno che non vi sia assunzione concomitante di altri deprimenti dell'SNC, incluso l'alcol. Il sovradosaggio di benzodiazepine si manifesta solitamente con vario grado di depressione dell'SNC che varia dall'obnubilamento al coma. Nei casi lievi i sintomi includono sonnolenza, stanchezza, atassia, disturbi della visione, obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi i sintomi possono includere sonno profondo, incoscienza, atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Trattamento. A seguito di una dose eccessiva di benzodiazepine per uso orale, dovrebbe essere indotto il vomito, entro un'ora, se il paziente è cosciente, o intrapreso il lavaggio gastrico con protezione delle vie respiratorie se il paziente è privo di conoscenza. Se non si osserva un miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, dovrebbe essere somministrato carbone attivo per ridurre l'assorbimento. L'uso di flumazenil può essere utile quando i sintomi osservati sono gravi. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia d'urgenza. In caso di ipotensione devono essere utilizzati farmaci per la circolazione periferica tipo noradrenalinico e volemico. È richiesta ventilazione assistita in caso di compromissione respiratoria, che può anche essere causata da rilassamento periferico muscolare. Il flumazenil, antagonista delle benzodiazepine, può essere utilizzato come antidoto nei pazienti ospedalizzati, in aggiunta al trattamento adeguato di un sovradosaggio di benzodiazepine, non come una sostituzione. Il flumazenil ha un'emivita di eliminazione che va da 40 a 80 minuti. I pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione a causa della sua breve durata di azione. Possono essere necessarie ulteriori dosi di flumazenil. L'antagonismo causato dal flumazenil sugli effetti delle benzodiazepine può aumentare il rischio della comparsa di disturbi neurologici, convulsioni, specialmente nei pazienti affetti da epilessia.
Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ansiolitico. Codice ATC. N05 da. Il dilorazepam, al pari di altre benzodiazepine, possiede attività ansiolitica, ipnoinducente, miorilassante e anticonvulsivante. Studi di farmacodinamica hanno dimostrato che la presenza dell'atomo D, proprietà farmacocinetiche, il dilorazepam ha ben assorbito dopo somministrazione orale e il tempo di picco ematico per la formulazione compresse, 1 mg, ha di 1,5 ore, mentre per le gocce, pari a, dati preclinici di sicurezza. I valori di tossicità acuta espressi come DL50 dopo somministrazione per OS nel topo e nel ratto sono risultati rispettivamente pari a 1100 mg/kg e 2000 mg/kg. La tossicità cronica, elenco degli eccipienti EN 0,5 mg compresse, amido di mais, gelatina, lattosio, magnesio stearato, talco. EN 1 mg compresse, amido di mais, colorante 127, gelatina, lattosio, magnesio stearato, talco. EN 2 mg farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di EN compressa, gocce a base di dilorazepam sono dilorazepam alter, dilorazepam doc generici, dilorazepam EG, dilorazepam XAL, dilorazepam Milan Pharma, dilorazepam Pensa, dilorazepam Radiopharm Italia, dilorazepam Sandoz, dilorazepam San. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.